Ciao a tutti amici, benvenuti qui da SynthCloud, dagli amici di SynthCloud, come dico tutte le volte, perché è vero, insomma, sono qui con degli amici che vedo da tanti anni e con i quali condivido questa passione per le tastiere, e il canale è cresciuto qui, insomma, no? Anche. E quindi, insomma, devo molto a questo luogo, a questo posto che mi è molto familiare. Sto parlando come un vecchio di 90 anni, ma non lo so cosa mi è successo. Sarà forse che ho davanti il Korg M1 che mi ricorda quanti anni ho, nel senso che io questa l'ho usata proprio già per lavorare. Vuol dire che insomma siamo messi male, l'età avanza, però insomma questo è il Korg M1, strumento che quando uscì fu una rivoluzione mostruosa. In particolare adesso, a parte l'introduzione che cioè, ho messo 3 tracce così fatte con questo e già sembrava un disco, non so come dire, già fatto. Dal punto di vista non di quello che ho fatto io, parlo dal punto di vista sonoro, cioè è incredibile la qualità di questo strumento, non si capisce, non si può descrivere. E poi vabbè, ho suonato questo Universe che era il primo preset nel quale si aveva a che fare la prima volta che si accendeva l'M1 e che lasciava subito di stucco. Ora non va a questo do basso, come avrete notato mentre stavo facendo l'intro, mi sono spaventato, ma insomma perché insomma era un po' la prima volta che si sentiva questa quantità di articolazioni, di movimenti, di cose che cioè, aveva dell'incredibile. Poi si passava immediatamente al piano. Allora, questo piano è un piano pazzesco, nel senso, allora chiaramente sentito oggi fa un effetto chiaramente un po' strano, ma per intenderci, per capire qual è il mio rapporto con questo strumento, io le prime date, diciamo, lavorative che ho fatto, le ho fatte utilizzando praticamente gli strumenti di questo Sandro, che è un amico che non so, poi non ci siamo più sentiti, è una vita che non ci sentiamo. Se dovesse mai vedere questo video si ricorderà di me. E io mi ricordo benissimo di lui, magari lui non si ricorda di me, ma io mi ricordo benissimo di lui perché per me era un'esperienza importantissima. Loro erano molto più grandi di me, tutti, il cantante, il batterista e lui che era il chitarrista, avevano un'altra età e il bassista era un mio amico invece che era venuto con me e che aveva qualche anno più di me. Io invece ero proprio un ragazzino e ricordo che usavo il suo M1. Facevamo un locale dove a un certo punto con la cantante facevamo un po' di introduzione, perché c'era anche una cantante che si era unita a questa compagine e facevamo un po' di pezzi piano e voce. E io accompagnavo con questa. Ora vi rendete conto perché quando poi faccio i video sui pianoforti digitali a volte dico, insomma, ma sì, ma va bene, dai, cioè nel senso magari sono un po' troppo ottimista, ma dopo aver usato questo piano per accompagnare una cantante dal vivo, insomma si può fare tanto. Cioè, a confronto il piano elettrico del DX7 era uno strumento, no? Ma a parte questo, vabbè, questo è il lato così un po' simpatico della cosa, ma qui ragazzi bisogna veramente stare attenti, cioè, devo abbassare perché non è possibile. Questi suoni sono stati usati in qualunque situazione, in situazioni di ogni genere, televisive, pubblicità, dischi, qualsiasi cosa, registrazioni di qualsiasi tipo, perché erano tutti per questo basso fretless per l'epoca era incredibile. Symphonic, me li ricordo tutti,
Anche perché con questi suoni si cercava di venire fuori da qualunque situazione, no? Di cercare di utilizzarli per lavorare. Poi ragazzi c'è gente che con questo strumento qua, adesso io parlerò tantissimo questo giro perché ora per farvi sentire i suoni dell'M1 sembra quasi una cosa ridicola, ma a parte la dinamica della tastiera, che è divertentissima perché questi suoni li avrete sentiti 1000 volte. Io faccio cenni storici sulla mia vita semplicemente perché è l'unico modo che ho per raccontarvi così anche un po' il contesto nel quale mi trovavo quando questi strumenti avevano successo. Qui il successo è andato oltre, qui stiamo parlando forse dello strumento, uno degli strumenti più venduti di sempre, cioè una cosa incredibile, cioè da Guinness dei primati. Batterie, chiaramente. Ecco, considerate che questo è uno strumento a PCM, chiaramente, quindi ci sono dei micro campioncini che vengono utilizzati per fare questi suoni, poi ci sono varie cose all'interno, cioè è uno strumento col quale si possono fare anche cose complesse, ma la cosa incredibile è quello che hanno tirato fuori con questi suoni qui, con queste opportunità qui. Nel senso che questo aveva un sequencer, era una workstation fatta e finita, ma la cosa più incredibile per l'epoca e il successo immediato è stata fondamentalmente la sintesi PCM usata in modo così intelligente, così profondo, soprattutto per la questione degli effetti, cioè gli effetti che ci sono in questo strumento rispetto a quello che c'era all'epoca sono incredibili, anche la possibilità di utilizzarli è incredibile. Infatti i suoni hanno tutti uno spazio assurdo, poi oltretutto c'erano dentro 144 campioni etnici che servivano per fare questi suoni, appunto flauto di Pan e tante altre cose che ci sono dentro. In pratica è il lavoro che c'è che è incredibile, che sono 4 mega di forme d'onda, non so come dire, sono pochissime, no? Rispetto a quello che siamo abituati a pensare oggi, però con 4 mega di forme d'onda si riusciva a fare tutto questo, che è incredibile perché veramente... Questo è un esempio, no? Questa sensazione dell'impulso iniziale del suono, da dove parte, no? Che dà una sensazione vera, ha lasciato tutti di stucco. Già il D50 aveva fatto la stessa cosa, ma nell'88 è uscita questa, quindi immediatamente si è presa lo spazio, no? Ancora di più, perché aveva più dettaglio, sembravano ancora più veri i suoni. E poi gli effetti. Che sono incredibili, hanno una profondità fuori dall'ordinario, sono veramente impressionanti. Ma tutti sono... Cioè, era la prima volta che sembravano così realistici, no? La sensazione dell'attacco suonato, del basso. Ricordo tutti. Queste cose sono pazzesche. Effetti. Mi ricordo i nomi, capite? Quindi c'è un po' di emozione. Mi vengono in mente le cose che ci facevo. Sentite
la qualità del suono. Era la prima volta che c'era questa specie di dettaglio, no? Questa qualità non si era mai sentita così. Non si era mai sentita così in questo tipo di strumento, cioè perché non esisteva uno strumento che facesse queste cose prima. Così no, insomma. Ripeto, il D50 ci andava vicino, ma questo utilizza esclusivamente quel tipo di sintesi. Parte da una forma d'onda che prende e che poi viene processata per arrivare a questo, e il processo poi passa oltretutto per questo DSP interno che ha una qualità incredibile, che rende tutto estremamente profondo, largo. Cioè gli ambienti, i delay sono pazzesco. Qui è il lavoro fatto comunque, perché con 4 mega di campioni cioè, se penso anche solamente a come funziona adesso fare i lavori con i campioni, io lo sto facendo, nel senso che lavoro con delle aziende con le quali sto collaborando nel senso più professionale del termine, quindi utilizzo le risorse che si usano per svilupparli i suoni da zero, quindi partendo dai campionamenti, quando si usano i campionamenti. E oggi siamo agevolati da mille possibilità, ci sono delle strutture che permettono di lavorare in modo abbastanza agevole, no? Intuitivo. Poi è chiaro, bisogna sapere cosa si sta facendo, ma comunque è diverso. Qui, ragazzi, questo lavoro qua è proprio vero che quando c'è poco a disposizione, attenzione, poco che per l'epoca era tantissimo, però voglio dire, quando c'è a disposizione quello che c'è e si cerca di fare qualcosa di artistico, di creativo, di musicale, e si arriva a questo livello, è proprio che c'è anche proprio una sensibilità dietro questi strumenti che va al di là della questione tecnica e basta. Ve lo dico perché lo sto sperimentando. È importante che gli strumenti vengano creati in collaborazione tra persone, tra gli ingegneri, i musicisti. Qui c'è tutto dentro, si sente. Non per niente ne hanno vendute, scusate se continuo a fermarmi, ma del resto tanto i suoni piano piano ve li faccio sentire, ma insomma sono tra virgolette marginali, per quanto sono belli e li conoscete già, no? Stavo dicendo, tanto è vero che ne hanno vendute 250.000 unità approssimativamente. Non so se ci rendiamo conto di una cifra mostruosa. Ecco, queste cose sono state parte della fortuna di questo strumento. Anche perché registrate, come avete sentito, sono già giuste. Io non ho fatto niente. Tra l'altro, quella cosa che ho fatto all'inizio, i delay sono i suoi, Cioè non ho messo delay, poi non ho fatto niente. Avevo un delay a tempo, ho messo a tempo il brano in modo che andassero assieme, basta. Cioè, mi sono adeguato io al delay perché mi piaceva già quel timing lì, avevo trovato un riff più o meno e ho fatto quella cosa lì, ma era già a posto, non so come dire, non dovevo fare niente, è incredibile sta cosa qua.
Chiaramente qui poi ho a disposizione la DSR. Ho a disposizione vari parametri, ma qui tanto voglio dire, sono talmente belli i suoni che... Poi vabbè, la tastiera non ne parliamo neanche. Ma il ricordo è un ricordo musicale pazzesco. Le ore passate a, come dire, suonare. È pazzesca sta cosa qua. Eh. Questo era il piano che usavo, mi ricordo. Poi non è che non mi fraintendete, sembra che io non suoni un M1 da chissà quanto tempo, non è così, perché mi è capitato più di una volta di trovarlo e di mettermi a suonare. Non so se riuscirò a farvi arrivare così, la nostalgia che questo strumento mi mette addosso, perché cioè, sono proprio ricordi lontani degli albori di questo mondo qua mio, di suonare, non so come dire, del lavoro, la professione, la passione mescolata con la professione, le paure, le angosce, tutto, tutto. È difficile spiegarlo. Questo è famosissimo. Si è sentito in miliardi di cose. Per questi strumenti così dinamici, no? Bellissimo. Questo lo usavo per fare dei soli, mi ricordo. Per dire. Cloud9,
che praticamente sarebbe settimo cielo in inglese, insomma. In realtà credo sia giusto dire così, ma lo dico perché avevo un gruppo che si chiamava Nuvola 9, che era la traduzione. Gruppo con cui suonavo, saluto tutti, Giorgio, Fulvio, Leif, Mario, gli amici poi erano anche gli Stato Brado, ma lì facevamo, in quel caso facevamo musica, diciamo, meno pop, un po' più ricercata, e bello, 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 bei ricordi. Il clavinet di questo qui è famoso, e poi c'è quello. Questo l'avrete sentito 1 miliardo di volte. Questo diciamo che entra nella sfera di quei suoni che sono una lama a doppio taglio storica, cioè nel senso che da una parte era incredibile l'idea di poter fare il sassofono con una tastiera in modo così credibile, perché questo se lo sentite nell'impianto in mezzo agli altri funziona, non scherza, però nello stesso tempo non è un sax, quindi da alcuni è stato così, diciamo, interpretato come troppo utilizzabile, secondo me, non so come dire. Non mi fraintendete, niente di male, è una cosa assolutamente gradita, ma diciamo che c'è stato un periodo in cui era un periodo nel quale era un po' un casino, nel senso che si passava sul lungomare, ogni piano bar c'era il pianista che faceva il solo col sax finto, e insomma, questa cosa dopo un po' è diventata un po' pesantina, diciamo, però insomma. Bellissimo, bellissimi tutti. Poi c'erano le combi, chiaramente, che erano mescolate, erano suoni uniti. Chiaramente, essendo anche un sequencer a 8 voci, perché questo poi è anche un altro discorso importante, essendo un sequencer a 8 voci aveva l'opportunità di mettere insieme un sacco di suoni e suonarli. Sempre che questo do non va. Ora chiaramente qui si potrebbe andare avanti all'infinito, nel senso, i suoni non sono molti in realtà. Torno ai program che stavo finendo di analizzare. I Brass erano estremamente efficaci dal vivo, perché erano questi attacchi che erano molto incisivi, davano questa sensazione di vero, no? Erano molto belli. E tornando alle combi, vedete che potenza. Sto saturando.
sono bellissimi sti suoni. Come dicevo, si potevano creare delle situazioni nuove, diverse da prima. Il suono, devo dire, quando è uscito, io ricordo che il suono, io avevo così, arrivavo dal DX7, da quelle tastiere lì, sempre comunque, come dire, con una concezione, per quanto fosse moderna, diversa. Questo era proprio un passo avanti differente, anche di più rispetto al D50. Aveva una marcia ancora più innovativa. E infatti niente, da lì in poi Korg, tutto quello che nasce da qui, quindi quelle successive, che si basano almeno per esempio dal punto di vista del DSP, degli effetti, tutte quelle cose lì, è lo stesso. Per tanti anni è rimasto lo stesso modello, sono cambiati la quantità, le possibilità, diciamo, hardware, no? Quante cose potevano contenere, ma fondamentalmente dal punto di vista degli effetti era quello il lavoro. Anche poi delle waveform, no? Poi a un certo punto chiaramente 4 mega, 8 mega, 16 mega e via, e diventavano più grandi, di più suoni, le opportunità sono cresciute fino al Trinity. Fino al Trinity era quello il discorso. Sono anni, tanti anni di tastiere che hanno conquistato il mercato e l'hanno fatta da padrone, insomma, sono state veramente incredibili e hanno fatto, mi ricordo Fulvio, un caro amico, che oggi gli ho mandato la foto perché insomma ci sentiamo tutti i giorni, siamo fratelli, e mi diceva, quando gli ho fatto vedere l'M1, mi diceva ciao, perché poi alla fine è così, lui con questo, con sequencer di questo qua ci faceva delle cose mostruose, cioè, perché andavi a suonare con questa e facevi tutto. Era veramente impressionante. Quindi ragazzi, qui niente, scusate l'effetto nostalgia, ma quando ci si trova di fronte a questi strumenti, quella è la strada che si prende, perché c'è una questione anche emotiva, no, che riguarda un periodo storico. Ripeto, io arrivavo da altre cose, quindi magari all'inizio sono rimasto un po' così, mi sembrava tutto talmente dettagliato e cristallino che quasi mi infastidiva, non so come dire, no? Però ricordo che poi dal vivo l'effetto era disarmante, perché cioè, comunque c'eri sempre, c'era una profondità mostruosa e metteva insieme un po' tutto. Ripeto, per i miei gusti dell'epoca era una cosa che non faceva le cose che piacevano a me, perché poi a me piacevano le cose vecchie, no? E con questa era nuova, era proiettata nel futuro, faceva altro, però era incredibile. Quindi niente, io vi ringrazio, vi saluto. Se vi piace quello che faccio, ora questa puntata prendetela per quello che è, perché insomma è una cosa da vecchi, ma andate sul mio sito www.maxkeys.com, iscrivetevi al canale, che è la cosa più importante, perché date una mano al canale a crescere, no? La maggior parte di quelli che li guardano i video non sono iscritti, quindi ve lo chiedo come favore personale. Andate sul mio sito, come dicevo, perché lì ci sono tutti i video divisi per categorie, c'è la mia musica, tutto quello che faccio. E ringrazio ancora SynthCloud che mi ospita anche oggi, come sempre c'è affetto e amicizia, quindi ci vediamo sabato prossimo. Un abbraccio, ciao ciao.